Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetto e lo Sbaraglio. Dopo un po' di pausa estiva siamo pronti per riprendere i nostri lavoretti. Oggi vi propongo la mia pashmina celeste lavorata su due versi. Come vedete, adesso vi faccio vedere la parte centrale. C'è una parte centrale che mi ha poi permesso di lavorare da un lato e dall'altro la mia pashmina. Pashmina data diciamo, ai primi freschi settembrini per poter proteggere la gola, che si lavora con un multiplo in pratica di 11, perché poi in realtà lavoreremo su 9 punti alti, su 9 maglie alte, e lasceremo due punti di spazio tra un motivo e l'altro, e appunto è lavorata da un verso e dall'altro in modo da dare, diciamo, simmetria alla lavorazione. La mia è lunga quasi 2 metri, quindi sta un po' a voi decidere come dovrà essere lunga. Io ho deciso di ripetere 3 motivi per l'altezza. In questo caso siamo ad un palmo, quindi a circa 22-23 centimetri, 25, non molto ampia, proprio perché volevo qualcosa di molto avvolgente, soprattutto per la gola. Quindi noi non andiamo a creare appunto una sciarpa molto ampia per coprire anche le spalle, ma soltanto la gola. Poi sta a voi decidere cosa fare. Io ho utilizzato un filato tipo cupro, ho scoperto che si chiama cupro il mio filato, metallizzato. Oggi andremo a montare, diciamo, un motivo diciamo, un campione di 2 motivi per proprio vedere come andare avanti. Pertanto vado a montarmi 22 catenelle, vado a lavorare un po' ampio. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 è il primo motivo, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 è il nostro secondo motivo. Allora, io per praticità appunto ho messo, lo rivediamo insieme, il mio, diciamo, la mia parte centrale di maglie alte, proprio perché le maglie alte distribuite in 9 pezzetti mi danno la possibilità di suddividere i miei motivi. Adesso cosa faccio? Vado a montare 1, 2, 3 catenelle che mi servono per alzarmi. Scusate, ero uscita fuori dall'inquadratura. Una quarta, filo sull'uncinetto e vado, invece di devo andare in pratica nella quinta catenella per fare il mio primo punto alto. Ok, allora siamo 1, 2, 3, 4 nella quinta, perché già ho una prima catenella di base che mi aiuterà a suddividere i motivi, e vado a realizzare 9 maglie alte consecutive. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, è un filo un po' particolare, 8 e 9, ok? E un attimo, è veramente allucinante lavorare
sotto la camera. Per me sicuramente ancora non ho capito bene come filmare, ma prima o poi ci riuscirò. Questo è sono le maglie alte su cui lavorerò. Il primo motivo: 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, 1 2, rivado nella terza catenella disponibile, vado a rimontarmi le mie 9 maglie alte, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A conclusione devo ritrovarmi una catenella libera, perché devo aggiungere una catenella e poi fare l'ultima maglia alta nella prima catenella disponibile, perché questo mi aiuterà poi a concludere appunto i giri e a farli ripartire. Io purtroppo qui mi ritrovo proprio nel nodo iniziale, che conviene lasciare un po' lunghetto. Altra cosa importante, come dico sempre, noi possiamo sempre lavorare qualche catenella in più durante appunto l'avvio dei nostri lavori, perché poi a conclusione possiamo sempre o tagliare o nascondere, comunque ci danno queste catenelle in più la possibilità di lavorare meglio. Infatti avete visto, io ho fatto ancora un pochino di difficoltà nell'appunto nel realizzare il primo pezzettino. Allora cosa faccio adesso? Devo diciamo andare a lavorare questi motivi. Io definirei dei ventagli un po' triangolari, mi dà l'idea di qualcosa di triangolare questa lavorazione. Mi alzo con una catenella, giro il mio lavoro, vado a fare una maglia bassa nella prima maglia alta iniziale, aggiungo 4, 1 2 3 e 4 e inizio il mio lavoro. Salto 4 maglie di base, 3 4. Nella quinta vado a fare 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione, altre 2 maglie alte. Ok, guardate, una volta preso il ritmo di lavorazione, la successione è banalissima. Ok, poi 4 catenelle, 2 3 4, vado nelle 2 di suddivisione maglia bassa, 4 2 3 e 4, salto 4 1 2 3 4, vado qui, 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2, 2 maglie alte, 1 e 2, 4 catenelle, 1 2 3 4, arrivo alla fine e faccio la mia maglia bassa. Ok, e questo è il primo giro. Come avete visto, qui io sto facendo la lavorazione su 2 motivi. Nella pashmina originaria io ne ho fatti 3. La stessa cosa, secondo giro, l'inizio è lo stesso: catenella, volto il mio lavoro, vado qui nella prima maglia bassa, faccio una maglia bassa, 4 2 3 4,
Poi cosa succede? Nella prima maglia alta del, diciamo, ventaglio vado a fare una maglia alta, seconda maglia alta, poi nella parte centrale metto 2 maglie alte, ripeto quello che ho sotto, 2 maglie alte, 2 catenelle, altre 2 maglie alte, una e 2 maglie alte su le altre 2, una e 2, 4 catenelle, 2 3 e 4, vado qui, maglia bassa, 4 2 3 e 4 maglie alte, una e 2, altre 2 al centro, 2 maglie alte, una e 2, 2 catenelle, 2 maglie alte al centro, altre 2 e siamo quasi addirittura d'arrivo del secondo giro. 4 catenelle, 2 3 e 4, chiudo qui sempre all'inizio con una maglia bassa, adesso cosa succede? Devo fare l'ultimo giro della lavorazione. L'ultimo giro della lavorazione al centro non avrà bisogno di catenelle, vediamo perché. Vediamo come mai. Allora, per salire in questo caso io invece di mettere la maglia bassa metterò solo 4 catenelle, che poi a inizio sono 4 giro e poi una maglia alta, seconda maglia alta, seconda, un attimo che ho un problema, un occhio, seconda maglia alta, terza, quarta, poi qui metto 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2, vado ad aggiungere le altre 2 maglie alte, poi una, 2, 3 e 4. Adesso qui non vado a lavorare nulla, riprendo il filo sull'uncinetto, vado direttamente nell'altro ventaglietto e vado a lavorare in successione le prime 4 maglie sulle 4 che ho sotto, poi altre 2 al centro della lavorazione, 3 e 4, poi ho ancora 1 e 2, 1 e 2, due catenelle, altre 2 al centro, 1 e 2, più altre 4 qui,
1, 2, 3 e 4. Poi concludo il giro con 2 e 3, una tripla maglia alta qui, ok? Oh, non tripla, doppia, scusate, ho sbagliato io, perché ci siamo alzati con 4 catenelle, invece si conclude con una doppia maglia alta. Allora, questi diciamo 3 giri sono quelli che si devono ripetere per la lavorazione di tutta la pashmina. All'inizio sembra un po' dilatata, poi vi faccio vedere che con la lavorazione tenderà sempre più a compattarsi la lavorazione. Adesso vi faccio vedere come riprendere il motivo. Aggiungo sempre una catenella, volto il mio lavoro, maglia bassa, 4 questa volta catenelle, 3 e 4, vado al centro, lavoro nuovamente 2 maglie alte, poi 2 catenelle, 2 maglie alte, 1 e 2, metto le mie 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado qui in centro e faccio la mia maglia bassa per benino, non come ho fatto io, e proseguo per fare il secondo motivo. Cosa succede quando io avrò lavorato per circa 1 metro, se volete fare come ho fatto io? Cosa succede? Che io ho metà pashmina già lavorata. Cosa devo fare? Quando devo andare a lavorare l'altro pezzo, io cosa farò? Ripeterò i motivi su questo altro lato della lavorazione, quindi farò la stessa identica cosa all'inizio, perché vi ricordate che noi abbiamo iniziato con una maglia alta, o meglio 3 catenelle, una catenella, poi ho separato alla base una catenella e sono andata a lavorarmi 9 maglie alte. La stessa cosa, parto con una maglia bassa, 4 catenelle, centralmente faccio il mio ventaglietto di 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 4 catenelle, vado a chiudermi qui con una maglia bassa, 4 catenelle, 2, 2 catenelle, 2 e così via. Questo è quanto. Il tutorial è molto veloce, siamo alla fine diciamo delle vacanze, quindi ho preferito proporvi un lavoretto carino, simpatico.